In questa occasione mi occupo di mostrare perché l'affermazione, fatta spesso anche in ambito scientifico, secondo la quale nel nostro universo non vale il determinismo, sta semplicemente a indicare una scarsa capacità filosofica di interpretare ciò che conosciamo del nostro universo. In particolare mostrerò come la rinuncia al determinismo che è stata fatta costituisce un vero e proprio salto nel buio verso qualcosa che non sappiamo neppure se è possibile, e dove per determinismo dobbiamo intendere il fatto che le leggi della natura che governano il nostro universo lo fanno in modo univoco. Iniziamo a vedere per quale motivo il determinismo del nostro universo è stato messo in discussione in ambito scientifico. Ciò è dipeso dal fatto che nella meccanica quantistica è possibile realizzare degli esperimenti che, pur ripetuti ogni volta a partire dallo stesso stato fisico della materia, sono in grado di portare a esiti differenti che possono essere previsti solo in termini probabilistici, con ciò dimostrando che tali esiti non sono determinati univocamente a partire dallo stato fisico della materia, o perlomeno è questo che dobbiamo concludere laddove consideriamo come ulteriore ipotesi filosofica quella secondo la quale la meccanica quantistica dà una descrizione completa dello stato fisico della materia. Ciò a significare che non ci sono delle proprietà fisiche che noi non conosciamo che sono responsabili di quegli esiti differenti e che li determinano univocamente. Quello che deve essere chiaro di questa posizione filosofica, secondo la quale la meccanica quantistica è una disciplina completa, è che essa sembra non accorgersi delle conseguenze che comporta. In particolare, sembra non accorgersi che se le proprietà fisiche della materia non sono sufficienti a determinare gli esiti di tali esperimenti, allora possiamo dire che non vi è un esito di quegli esperimenti che deve verificarsi. Ma allora sarà vero che gli esiti che si sono verificati avrebbero potuto non verificarsi e gli esiti che non si sono verificati avrebbero potuto farlo. Il problema è che questa è una concezione della natura che esula completamente da tutto ciò di cui abbiamo esperienza e che quindi sappiamo essere possibile. E questo perché la natura si dà a noi sempre in quell'unico modo di cui abbiamo esperienza, senza che sia mai possibile per noi sapere se quello è anche l'unico modo in cui la natura poteva darsi o se ve ne erano altri alternativi. E questo vale anche per l'esito degli esperimenti della meccanica quantistica, per i quali possiamo dire che conosciamo sempre i soli esiti che abbiamo effettivamente misurato e mai gli esiti alternativi che secondo la suddetta concezione avremmo potuto misurare. In conclusione, dobbiamo ammettere che se vogliamo rinunciare al determinismo, siamo poi costretti a farci carico di esiti alternativi dei nostri esperimenti che esulano completamente dalle nostre esperienze e che non sappiamo neppure se siano possibili, e quindi ci troviamo costretti a introdurre qualcosa di totalmente estraneo che non avremmo invece dovuto introdurre se ci fossimo mantenuti in una posizione determinista che quindi deve essere preferita dal punto di vista filosofico. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!